fare il video, quello che vuoi puoi fare, non ti preoccupare. Sai quanti anni la vostra fratello con lui? La trovi neanche. Ma quello non muore mai. Disse Salvatore. Italian cuisine is famous all over the world, and bread is an inseparable part of it. Italians even eat pasta with bread. Yes, you heard that right. Not exactly biting it alongside pasta, but they use it to mop up the leftover sauce on the plate. And what about their famous bruschetta, or their simplest, most common dish, just bread and tomatoes? Quella bilancia hai lasciato là, hai lasciato la bilancia grande? L'hai portato, ok. È una bella cosa. E come si fa a fare? Anche la Reni era bene, scherziamo per tassa, l'acqua sciolta. Ah no, prima aveva il refrigeratore. Perché era l'unico mondo. Ma io me li ricordo tutto, la scherzo. Mamma. Perché comunque sai cos'è? Che comunque qua ha un po' la mentalità, sai. Chiamano la mattina mio padre alle 9, dice se può venire qua. Mio padre, che è successo? Che cosa? No, vogliamo solo parlare. For school, kids gets a sandwich, panino as a snack. Heading to the beach again, panino. A picnic, naturally. So, you get the idea, Italians don't go a day without bread. They believe their Italian bread is the best in the world. And honestly, it is delicious. Segui il volo? Segui il volo? sì. No, perché mi hanno detto sono partita. La pizza... No, non è buono, mi piace proprio. Sai che invece la pizza che mi piace? Sì. Da dove la sto andando a prendere sempre? Aurelio. Acqua e farina, bravo. Guarda, è buona la pizza. E questi panini sono Vito? No, qui sono sandwich. Ah, i sandwich. E faccio io anche i panzeri. Da ciccione. Mamma mia. Mamma mia che pizza, sembra... Facevo i 70 kg di farina. Lo so, a me mi dici. 80 kg di farina. Ieri feci 3 impasti di panini di cui uno l'ho levato tutto. Mamma mia. Uno l'ho levato tutto nel frigorifero, tutta stanotte lo sto consumando. Mi stavo dicendo sempre, andiamo, ho detto, vabbè, andiamo quando Vito sa noi che c'è dentro, sai. Andiamo avanti, perché devi mettere i tavoli puri. Va bene. Vediamo. No Giulio, lascia sto. Perché? È troppo stretto, What's the secret? The dough recipe is incredibly simple and has been passed down from generation to generation. Italians make bread today the same way they did 100 years ago. The only difference is some modern equipment that makes bakers' lives a bit easier. Because let me tell you, this work is tough. It takes strength, patience, and most importantly, skilled hands. Otherwise, no one will buy your bread. And in Italy, people have a lot of options. In just one neighborhood, there can be several bakeries, and each one will have a line out the door. Every day, thousands of Italians start their morning with a visit to the bakery. Some go to the one right around the corner, while others might drive across town if they think their bread tastes better. Mi stava dicendo un mese, andiamo, ho detto andiamo, non ti preoccupare, andiamo. Panina all'olio, no? Questo dopo, se vuoi questi qua li prendiamo. Sandwich, panina all'olio. Alle 8. Alle 8. Vabbè, quando usciamo alle 9, tanto. Perché? Viene papà e la mamma. Italians wake up early and by 7 a.m. fresh bread must be ready. That's why the behind-the-scenes work at the bakery starts at 4 a.m. I visited a small family-run bakery to give you a glimpse behind the scenes into the magical process of bread making.
It might look a regular bakery to you, but from the inside it's a whole different world. Just one very energetic baker is enough to bake 55 kilos of bread and baked goods. 3 dough mixers and oven with 3 chambers do the job. The simpler the dough recipe, the better the bread. It must include fresh yeast, salt, high-quality flour, often 3 types of variety, and always cold water. Some even add ice. Everything has to be added in the exact order only the baker knows. No, quello con la cipolla lo faccio sempre, tutti i giorni, lo stesso. La cipolla Then bianca. comes the speed and no shortcuts. With strong, skillful hands, the baker shapes loaves, rolls, and other rosticeria-style bakery goods. No pizza here, which makes sense, but you'll always find focaccia and ciabatta. Fare proprio il gazebo. Eh sì, capito? Per dire Devi sgabello, fare no? il gazebo perché si ha preso pure di lavorare un po' l'inverno, non solo sulla sport. È normale. Then the dough is left to rise in peace and warmth, so the magic of the yeast can do its fluffy work. Io ora sto facendo anche la kishmu. Tu la kish qua non l'hai fatta la torta salata, no? No, non ho mai fatto. Quella fa una molfetta, io da quando l'ho fatta viene bene. Poi la buratina fritta. Come si chiama? Le pizze. Le pizze sì. Quello sta andando forte forte, le pizze, che se non fate le pizze, tutte quelle cazzate non vanno. Ma sì, non sbaglio. Aspetta, devo fare un cesso. Al futuro dell'umanità. Cavalitazione? Sì. Pensi il futuro? Oggi ci sono incontrati 2 ultra ottantenni. Very carefully but skillfully and quickly the bread goes into the oven. This one was electric. There are also old-school wood-fired ovens, which I'll show you in the next reel. Non scherza, ma non parla tanto, invece questo spalla vanvera, Vito. Le palle mi manda male. Thanks to modern tech, there is a time for baking, and voila! Out comes warm, crispy, airy bread perfectly baked on the inside. The smell fills the whole neighborhood, drawing in customers. By 8 a.m., there is already a line out the door, and even 3 people behind the counter can't keep up with the crowd. How often do you buy bread from bakery? And what's your favorite kind? Mine is tartaruga. Would you like to see the bread making process with your own eyes? Let me know in the comments. Follow me for a real, unfiltered look in Italy. Dove andiamo? Andiamo a fare food. Mo devo andare da un giorno. Mia moglie lo stesso. Andiamo a mangiare quello e deve fare la food. Andiamo a fare quello e deve fare la food. Sono lo stesso. No, devo andare un giorno da Pierino per state. Ho già detto. Abbiamo sempre piccoli panini. Questa è tartaruga. Quando scrivi, quando parli devi dire forma. Quelle sono rosette, quelle altre. Questa è tartaruga.